seconda destinazione sono arrivato al villaggio di Louinho. L'autista mi ha lasciato per strada e fondamentalmente non vedevo niente, perché per entrare nella maggior parte dei villaggi qui a Vanuatu bisogna passare completamente attraverso la fitta vegetazione e si arrivano poi a dei villaggi che sono nascosti completamente tra le piante. Questi sono dei villaggi più particolari dove si può vivere la cultura di Vanuatu e lentamente la ragazza che mi sta guidando mi spiegherà un po' tutto. Inoltriamoci attraverso la giungla, questi sentieri per raggiungere questi villaggi, ormai sempre più stupito da questo posto. Things that we use every day, every week, every month, every year in the village, I would like to explain to you so that you can know things that people live in the village used. This is purao. What we use purao for? We cut the young ones, remove the skins, tie them up with a special rope, take them down to the sea, it stay there for 2 weeks. After 2 weeks, remove from the sea, take them back to the village. Break them into pieces, sew them up. Tracy is made out of purao, no any other trees. Sono 4 colori che adesso pone sul mio volto. Ci sta il verde che è il colore della natura, invece c'è il giallo è il colore del sun, c'è il colore del cielo che brilla, mentre invece c'è il colore rosso che è il colore che la rende felice, e poi l'ultimo è il colore blu, il colore del cielo e tutto ciò che ci circonda. Iniziamo. In questo momento mi stanno facendo vedere una rappresentazione di come riescono a accendere il fuoco semplicemente con 2 pezzettini di legno e con della paglia che usano. Questo è come nel villaggio loro accendono il fuoco, perché non hanno fiammiferi, non hanno accendini e niente, e mi dicevano che cercano di mantenere la natura, cioè di preservarla il più possibile in modo tale da poter vivere in perfetta armonia con essa. Laki chana chan rawa ma bro yuna di nan rakawa gani larkan tata erong komerglan. Proverò la cava, che è ricavata dalle radici di questa pianta, che con l'acqua si beve e ti dà un effetto che è abbastanza particolare, non è né come l'alcol né un effetto allucinogeno, però è una via di mezzo. Adesso con loro mi faranno provare per la prima volta in vita mia la cava. Ragazzi, trovarmi in un ambiente così circondato da queste persone è fantastico. Siamo tutti uguali, però i loro usi e costumi sono completamente diversi da miei e questa è una cosa super affascinante. È un sapore di radici in bocca e un po' di terriccio, però sembra buono, vediamo un po' gli effetti che mi darà. Ossia il capo del villaggio mi ha vestito con dei costumi locali e mi trovo qui immerso completamente nella giungla, guardate, a piedi scalzi con questa copertura, con i loro vestiti locali. Questo è il modo migliore per immergerti nella cultura del posto e vivere appieno le emozioni di queste tribù e come loro vivono realmente. Thank you so much. Thank you Hak. Ragazzi, lui è un grande, mi ha aiutato con questi vestiti, praticamente mi ha toccato ovunque per mettermi questa gonnellina e lo ringrazio sempre. Thank you so much. Thank you so much.
Parlavo con il capo del villaggio quando mi ha fatto cambiare i costumi e mi ha detto che loro vivono così ormai da oltre 100 anni, di generazione in generazioni, e lei che mi sta portando in giro è la moglie, vivono senza dover usare soldi perché i vestiti li fanno dalle piante, si nutrono dalle piante che hanno intorno, e mi sta spiegando che fondamentalmente nella vita non abbiamo bisogno di grandi ricchezze per poter vivere ed essere felici, ed ha completamente ragione. Loro vivono nel paradiso senza avere bisogno di usare soldi. Gli effetti del drink iniziano a farsi sentire, mi sento veramente rilassato. Il metodo di trasporto è un po' diverso, sono sul retro di una jeep e mi dirigo verso il villaggio di Yakel con la mia gang di bambini. Per iniziare un'altra fantastica giornata all'apertura e alla scoperta di Vanuatu. Al villaggio scendo e vado a vedere questa fantastica cascata che mi aspetta. I welcome to you to come to the village, and I want to talk about the number of the village. The people was living here, it's 5 family, all of them is 188, and here we live here, but we live different. We buying the wife. Here, if you are coming here, if you want to get married, before you get married, you have to grow up to 15 years, and the chief he has to find your wife. And you grow up to 20, and the chief he has to find your wife. You want cheapen your size when you're tall, and you have to buy 10 pig for the wife. And medium is 7, and 5 years old one. Here, if you buying the wife, you buy like that. But the family here, we are related, but we buy from another village. A visitare il vulcano Yasur, che è un punto iconico di Vanuatu. Per arrivare al vulcano passeremo attraverso un villaggio dove sta una delle tribù più remote dell'isola di Tanna. Guardate la strada per arrivare a questo villaggio e per dirigerci verso il vulcano. Cioè, praticamente sono 45 minuti che stiamo guidando nel mezzo della giungla. Abbiamo attraversato un fiume, siamo saliti su una montagna, siamo passati attraverso una grotta. Paesaggi inverosimili. Penso da solo, senza una guida che ti organizza tutto il tour come in questo momento stanno facendo con me, poi vi lascio il link in descrizione, è impossibile visitare tutte le bellezze che Vanuatu e Tanna ha da offrirci. Fantastico.
salire al vulcano Yasur, il vulcano attivo di Vanuatu. È uno dei punti più importanti di tutta l'isola. Qui siamo a Tanna e siamo venuti a visitare una delle tribù che vive in una delle zone più remote di tutta l'isola. Immergiamoci all'interno della giungla e andiamo a conoscere questa tribù che durante la stagione delle piogge non si muovono da questa zona perché le strade sono impraticabili. Non dimentichiamoci che qui non si spostano tutti con la macchina, ma si spostano a piedi. Spesso si fanno camminate anche di 6, 7, 8 ore per raggiungere un villaggio ad un altro, passano la notte per poi andare ancora a un prossimo villaggio. Adesso mi hanno fatto assaggiare questa patata dolce che hanno appena cotto sul fuoco con il cocco che mi hanno aperto e l'hanno sgretolato. Assaggiamo insieme e vediamo com'è. Assaggerò anche qualche formica insieme a questo, ma va bene. Really good. A 361 metri di altezza mi sto dirigendo sulla vetta del vulcano Yasur, dove troviamo il cratere. Quest'oggi il vulcano è a un livello 3, quindi significa che è abbastanza attivo. All'interno vedremo della lava e della pilli. Questo fumo che esce dimostra quanto il vulcano sia attivo, e sono acidi solforei e sono tutte le ceneri della lava interna che stanno uscendo fuori. Andiamo. Pensavo che Tanna fosse solo tribù, villaggi remoti nella giungla e altri tipi di attività come quella del vulcano, invece no, ci sono anche delle spiagge di sabbia bianca con acqua cristallina. Guardate qua l'Oceano Pacifico in tutto il suo splendore alle mie spalle, ragazzi, questo posto è fantastico. Vanuatu, uno di quei posti che non te l'aspetti ma mi ha stupito sotto ogni punto di vista, è fantastico, con una grandissima cultura. 2020 è stato eletto uno dei posti più felici del mondo. Un consiglio che do a tutti voi: se volete venire a visitare Vanuatu non fatelo da soli, perché comunque non ci sono tassi, non ci sono tantissimi mezzi di trasporto pubblici, anzi non esistono affatto. Se volete venire a visitare questo fantastico posto, mi raccomando, contattate il mio amico Rodney, la sua agenzia, vi lascerò il link in descrizione, ne vale la pena, vi porterà a scoprire tutti questi posti fantastici. Lui e la sua famiglia sono persone fantastiche, nati, cresciuti e vivono tutti sull'isola di Tanna e mi stanno facendo vivere un'esperienza incredibile, quindi Rodney, grazie mille per questa avventura. Andiamo e continuiamo il nostro tour. Dell'uomo, è verissimo. Abbiamo dato un passaggio a questa signora con suo figlio ed erano con il cane. Loro sono saliti sul retro della jeep e il cane sono già
10 minuti che ci sta seguendo dietro la macchina, è come se ci stesse facendo strada, non li abbandona neanche un secondo. Fantastico, questo è vero amore, amicizia, dedizione verso una persona. Giornata a Tanna e un'ultima avventura. Mi sto dirigendo su questo molo e c'è una barchetta lì alla fine che mi aspetta, una barchetta veramente piccola che mi porterà a visitare la Blue Cave, ossia navigheremo per circa 30 minuti nell'Oceano Pacifico, arriveremo vicino a una barriera corallina e da lì mi immergerò in acqua e sott'acqua, nuotando circa 7-8 secondi entri all'interno di una grotta. Alle spalle sembra che una tempesta sta arrivando, mi dicono che è tutto pronto e possiamo andare, quindi io ascolto le persone locali, li seguo e mi dirigo verso Blue Cave. Appena arrivati nell'ingresso segreto della Blue Cave, l'acqua ragazzi qua è cristallina, di una bellezza assurda, la grotta è qua davanti a me, non la vedete in questo momento, però siamo pronti a tuffarci in acqua, pinne, maschera a boccaglio e andiamo sotto ed entriamo direttamente nella grotta. È un ambiente verosimile questo dove mi trovo al momento, veramente in una zona remota, su un'isola remota, in pieno oceano, una grotta così bella. Penso che ormai le sto benendo tutte nella mia vita, fantastico. L'oceano è sempre più agitato, però io e Rodney ci mangiamo una banana. Guarda, no? Fantastico. Andiamo qui. Ah, they are coming here. Oh, so beautiful! Wow! Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportarmi durante le mie fantastiche avventure in giro per il mondo. Per oggi è tutto, ci vediamo, ciao ragazzi!